E se tutta la tua vita fosse costruita per farti credere di essere libero quando in realtà ogni tua scelta è già stata prevista? E se il punto non fosse uscire da questa realtà, ma capire che non hai mai davvero scelto nulla? Questo è esattamente quello che racconta Matrix, un film del 1999 che a distanza di quasi 30 anni non ha mai perso la sua forza. Un racconto talmente ipnotico e immersivo che ancora oggi continua a farci porre le stesse domande. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film e delle serie TV più iconiche. Oggi entriamo nel mondo di Matrix, capiremo il significato del film e del finale, vedremo come ogni elemento visivo abbia un significato preciso e soprattutto scopriremo perché il percorso di Neo non è così libero come sembra. Parleremo come sempre anche degli indizi nascosti, delle influenze filosofiche e delle scelte narrative che rendono Matrix molto più di un semplice film di fantascienza. Piccola nota: in questo video parleremo solo di quello che emerge dal primo film. Faremo proprio finta di essere nel 1999 appena usciti dalla sala. Non prenderò in considerazione i film successivi, di quelli farò un'analisi a parte se naturalmente vi piacerà l'analisi di questo primo film. Prima di cominciare, se siete appassionati di cinema o semplicemente amate i video spiegazione dei finali più contorti, potete supportare il mio lavoro settimanale iscrivendovi al mio canale e lasciando un po' di hype a questo video. So che vi sembrerà banale, ma l'iscrizione di ogni singola persona che guarderà questo video è per me fondamentale per permettermi di continuare a portare le mie analisi qui su YouTube. Siete pronti? Sigla! Matrix racconta la storia di Neo, un hacker che scopre che il mondo in cui vive non è reale ma una simulazione creata dalle macchine per controllare l'umanità. Viene liberato da un gruppo di ribelli guidati da Morpheus, convinti che lui possa essere il prescelto, e si ritrova così al centro di una guerra tra uomini e sistemi artificiali. Matrix continua a essere un film così potente anche oggi perché non si limita a raccontare un conflitto in un futuro distopico, ma riesce a toccare qualcosa di molto più profondo e universale, qualcosa che ha a che fare con il modo in cui percepiamo la realtà e con quanto siamo davvero consapevoli delle nostre scelte. È facile ridurlo a una storia di simulazione, a un racconto di fantascienza in cui gli esseri umani sono intrappolati dentro un sistema artificiale, ma il film lavora su un livello molto più sottile, in cui tutto ruota attorno al controllo, alla percezione e alla fede in ciò che crediamo reale. Ogni scena, ogni dettaglio visivo e narrativo contribuisce a costruire un mondo in cui la libertà è qualcosa che deve essere messo continuamente in discussione. Neo nel suo percorso sembra avvicinarsi sempre di più a una forma di consapevolezza, ma più si va avanti e più diventa difficile distinguere tra ciò che è una scelta autentica e ciò che è semplicemente il passo successivo di un percorso già tracciato. Capitolo 1: il mondo di Matrix. Iniziamo spiegando cos'è Matrix. In passato gli esseri umani hanno creato le macchine, sistemi di intelligenza artificiali pensati per servire l'uomo. A un certo punto queste macchine si ribellano e scoppia una guerra che distrugge completamente il pianeta. Nel tentativo di fermarle, gli esseri umani che cosa fanno? Oscurano il cielo, togliendo alle macchine la loro principale fonte di energia, il sole. Ma questa scelta si ritorce contro di loro perché le macchine trovano un'altra soluzione e iniziano a utilizzare gli esseri umani stessi come fonte di energia, trasformandoli letteralmente in batterie. Gli esseri umani vengono così proprio coltivati, immersi in capsule collegate attraverso cavi direttamente al loro cervello. Il loro corpo produce energia mentre la loro mente viene tenuta occupata altrove. Ed è qui che entra in gioco la Matrix. Per tenere sotto controllo miliardi di menti, le macchine costruiscono una simulazione perfetta della realtà ambientata nel 1999, un mondo virtuale in cui le persone credono di vivere normalmente, lavorano, mangiano, dormono, costruiscono relazioni, non si accorgono di essere prigionieri perché la loro mente è completamente immersa in questa realtà artificiale
artificiale. Neo vive tutta la sua vita dentro questa simulazione senza saperlo, così come le altre persone. Grazie però alle sue doti di hacker entra in contatto con Morpheus e il suo gruppo. Morpheus fa parte della Resistenza, un gruppo di esseri umani che sono riusciti a liberarsi dalla Matrix e che vivono nel mondo reale del XXII secolo, un mondo devastato, oscurato in cui l'umanità sopravvive molto a fatica. Loro proteggono i pochi superstiti nascosti nella città di Zion, un rifugio sotterraneo vicino al centro della Terra, lontano dal controllo diretto delle macchine e dagli attacchi delle sentinelle. Attraverso una nave e dei macchinari che si collegano direttamente al cervello, questi ribelli possono rientrare nella Matrix volontariamente. Loro non sono più prigionieri, entrano semplicemente per missione. Il loro obiettivo è trovare persone come Neo, individui che iniziano a percepire che qualcosa non va e che quindi possono essere liberati. Quando Neo prende la pillola rossa, il suo corpo viene scollegato dalla simulazione e si risveglia per la prima volta nel mondo reale dentro una capsula. Da quel momento in poi però non può rientrare nella Matrix in modo naturale, diciamo. Così come fanno gli altri, attraverso una presa sulla nuca viene collegato ai sistemi della nave dove vivono i ribelli e le informazioni possono essere caricate direttamente nel suo cervello. Conosce le arti marziali in pochi secondi, impara le regole della simulazione e inizia a capire i limiti e i pericoli del mondo in cui è sempre vissuto. Ma anche dentro la Matrix esiste un sistema di controllo. Gli agenti sono programmi creati dalle macchine per mantenere l'ordine. Non sono esseri umani e possono prendere il controllo di qualsiasi corpo all'interno della simulazione. La Matrix quindi non è solo una prigione fisica, è proprio una prigione mentale perfetta. Gli esseri umani non vengono costretti a restare, restano perché non sanno di essere prigionieri. Il film si apre con una delle immagini più riconoscibili del cinema, il codice verde che scorre sullo schermo. È fondamentale perché arriva prima di qualsiasi personaggio, prima ancora di Neo e prima ancora di una realtà umana. Il film ci sta introducendo in un sistema. Col codice il primo punto di vista che ci viene dato è lo sguardo della Matrix. Subito dopo entriamo in una conversazione che viene intercettata. Sei sicuro che questa linea è pulita? Certo che sono sicuro. Meglio chiudere. La telefonata tra Trinity e Cypher viene letta attraverso il codice e trasformata in dati. È il primo segnale del fatto che in questo universo la realtà non esiste mai in modo neutrale, ma è sempre filtrata da qualcosa che osserva, registra e soprattutto controlla. Ogni cosa che vediamo, persone, oggetti, movimenti, esiste perché può essere ridotta a informazione e quindi interpretata dal sistema. Lo vediamo nei monitor degli agenti, nei telefoni che tracciano le posizioni, nel modo in cui un agente può prendere il controllo di un corpo in qualsiasi momento. Non ci sono telecamere visibili, eppure tutto viene osservato. La sensazione che il film costruisce fin da subito è quella di una paranoia costante in cui ogni spazio è potenzialmente sotto controllo. Quando il film introduce Neo, la prima cosa che vediamo non è un eroe, ma piuttosto una frattura. Neo esiste già in due forme diverse, infatti. Da una parte c'è Thomas Anderson, programmatore di giorno, inserito in una routine fatta di lavoro, regole e controllo. Dall'altra invece c'è Neo, l'identità che usa di notte, un hacker che vive ai margini del sistema e che cerca attivamente qualcosa che non riesce a definire. Questa doppia vita è il punto di partenza del personaggio. Neo è diviso ancora prima di sapere perché. Il film insiste tantissimo su questa divisione anche nel modo in cui gli altri lo chiamano. Gli agenti lo chiamano sempre Signor Anderson, riportandolo così continuamente dentro il sistema, dentro quell'identità che gli è stata assegnata. Neo invece è il nome che sceglie lui, quello che usa quando prova a uscire da quella struttura. Ai fini della storia non è semplicemente un alias, è già il primo tentativo di definire se stesso al di fuori di ciò che il mondo gli impone. Il disagio che percepiamo in lui nasce proprio da questa frattura. Neo vive dentro un sistema che gli assegna un'identità precisa, ma allo stesso tempo sente che quell'identità non gli basta, che non è completa. È per questo che passa le notti a cercare Morpheus, è per questo che rimane colpito dal messaggio "Wake up, Neo". È il primo momento in cui il film rende esplicito il fatto che il problema non sia scoprire un mondo nascosto, ma accorgersi di quello in cui si è sempre stati. È un invito che funziona perché intercetta qualcosa che è già presente in lui. Attraverso il suo essere apparentemente un uomo comune, la storia crea il primo vero legame con lo spettatore. Neo non è speciale, è incompleto, è qualcuno che vive dentro una struttura che riconosce ma che non sente davvero sua. E questa sensazione, prima ancora della Matrix, è il vero punto di partenza
conseguenza della storia. Neo non entrerà in un sistema, lui è una conseguenza del sistema, è già dentro e lo è da sempre. La sua inquietudine, la sua ricerca, persino il suo tentativo di sfuggire alla routine nascono tutte all'interno di quella stessa struttura che lo osserva fin dal primo secondo. Matrix costruisce fin dall'inizio un dubbio costante tra ciò che vediamo e ciò che è reale, e lo fa ovviamente senza mai dichiararlo apertamente, ma attraverso il modo in cui mette in scena le immagini. Lo spettatore viene portato a fidarsi di quello che vede, ma allo stesso tempo ogni elemento suggerisce che quella fiducia potrebbe essere mal riposta. Le scene dentro Matrix sono perfettamente coerenti, credibili, funzionano secondo una logica riconoscibile e proprio per questo risultano convincenti. Non c'è nulla che sembri immediatamente falso, nulla che segnali in modo evidente la presenza di un inganno, e questa è la prima operazione del film: costruire una realtà che appare stabile, continua, affidabile, ma allo stesso tempo iniziare a incrinarla senza mai romperla del tutto. Il dubbio nasce sempre da piccoli scarti, da dettagli che non tornano completamente. Lo spettatore si trova così in una posizione instabile perché continua a vedere un mondo che sì funziona, ma che in realtà inizia lentamente a mettere in discussione il fatto che quel funzionamento coincida davvero con la realtà. In questo modo Matrix sposta il problema su un piano molto più profondo, perché non si tratta solo di capire che esiste una simulazione, ma di mettere in crisi l'idea stessa che vedere qualcosa significhi automaticamente comprenderlo. Matrix lavora continuamente sulle superfici, su tutto ciò che riflette, come se ogni immagine che vediamo fosse sempre leggermente distante da ciò che rappresenta. Gli occhiali di Morpheus, ad esempio, non mostrano mai solo ciò che ha davanti, ma lo duplicano, lo sdoppiano, come nel momento della scelta tra le due pillole. Qui la realtà appare già divisa prima ancora che Neo decida. Lo stesso accade con lo specchio che Neo tocca, una superficie che dovrebbe restituire un'immagine stabile e che invece si deforma. Quel gesto trasforma qualcosa di familiare in qualcosa di instabile, e da quel momento in poi anche ciò che sembrava solido smette di esserlo davvero. Anche il cucchiaio piegato funziona nello stesso modo, perché non è solo un oggetto che si modifica, ma è l'idea stessa di materia che viene messa in discussione attraverso la percezione. Tutte queste immagini poi si ripetono, ritornano, costruiscono una sensazione continua di scarto tra ciò che vediamo e ciò che invece è. Anche gli schermi, i monitor, tutto ciò che media l'immagine contribuisce a creare questa distanza. Non esiste mai un accesso diretto alla realtà, ma sempre una superficie che la filtra, la traduce, insomma la restituisce in una forma che può essere modificata. In questo modo il film costruisce un mondo in cui la percezione non è mai un punto fermo, ma qualcosa di instabile. C'è un momento nel film in cui Morpheus dice a Neo che il corpo non può vivere senza la mente. Credevo che non fosse reale. La tua mente lo rende reale. Se vieni ucciso in Matrix, muori qui. Il corpo non sopravvive senza mente. Se la mente percepisce qualcosa come reale, il corpo reagisce di conseguenza, anche se ciò che sta vivendo non esiste davvero. Pensiamo al modo in cui funzionano le conseguenze fisiche. Il dolore, la fatica, le ferite sono esperienze che hanno effetti concreti. Se vieni colpito dentro Matrix, il tuo corpo ovviamente reagisce. Se muori nella simulazione, muori anche nel mondo reale, ma non perché il danno sia fisicamente avvenuto, ma perché la mente lo ha vissuto come tale. Questa idea è ciò che rende l'inganno della Matrix così efficace, perché non si limita a mostrare qualcosa di falso, ma costruisce tutta un'esperienza che il cervello accetta completamente come reale, e una volta che quella percezione viene accettata non c'è più differenza tra ciò che esiste e ciò che viene semplicemente vissuto come se esistesse. Se tutto ciò che percepiamo passa attraverso il cervello e il cervello può essere ingannato, allora il confine tra reale e artificiale diventa sempre più difficile da tracciare, e a quel punto la domanda non è più se Matrix sia reale oppure no, ma in che senso abbia ancora importanza distinguere tra le due cose, se il nostro corpo reagisce comunque allo stesso modo. Capitolo 2: le influenze filosofiche di Matrix. Matrix è un film che viene spesso definito filosofico, e lo è proprio perché la struttura stessa della storia si basa su delle domande che l'uomo si pone da secoli. Una delle idee più importanti che attraversano Matrix viene da Cartesio, filosofo del 600, che parte da una domanda molto semplice. Cartesio si chiede come possiamo davvero essere sicuri che ciò che stiamo vivendo sia reale. Lui osserva che quando sogniamo tutto sembra perfettamente credibile. Le persone che incontriamo, i luoghi in cui viviamo, le sensazioni che proviamo funzionano esattamente come nella vita di tutti i giorni. Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero?
Finché siamo dentro quel sogno, nella maggior parte dei casi, diciamo, non abbiamo strumenti per accorgerci che non è reale. Solo dopo, quando ci svegliamo, capiamo che era tutto un'illusione. Quindi, se il cervello è in grado di costruire un'esperienza così convincente mentre dormiamo, cosa ci garantisce che anche da svegli non stia succedendo qualcosa di simile? Cartesio arriva a spingersi ancora più in là e immagina l'ipotesi di un'entità capace di ingannarci costantemente, facendoci percepire come reale un mondo che invece non lo è. Matrix prende esattamente questo dubbio e lo trasforma in una storia. La simulazione in cui vive Neo funziona come quel sogno perfetto descritto da Cartesio. È coerente, stabile, non presenta errori evidenti e proprio per questo non lascia spazio al sospetto. Finché Neo è dentro non ha alcun modo di dimostrare che quel mondo non sia reale, perché tutto ciò che percepisce lo conferma continuamente. Anche noi ci fidiamo di ciò che vediamo perché è l'unico accesso che abbiamo alla realtà, e proprio come nel dubbio cartesiano il problema non è tanto stabilire se qualcosa sia vero o falso, ma riconoscere quanto sia fragile il modo in cui arriviamo a considerarlo reale. È impossibile non pensare a Inception in alcuni punti, e se siete interessati trovate già la spiegazione sul mio canale. Un'altra idea fondamentale viene da Platone e in particolare dalla sua allegoria della caverna, uno dei pensieri che personalmente nella filosofia mi affascina di più. Platone immagina degli esseri umani che vivono fin dalla nascita incatenati all'interno di una caverna, non possono muoversi, non possono girarsi, possono solo guardare davanti a sé. Alle loro spalle c'è un fuoco e tra il fuoco e loro passano degli oggetti. Quello che queste persone vedono sul muro di fronte sono solo ombre, proiezioni, immagini senza profondità. Il punto è che per loro quelle ombre sono la realtà. Non hanno mai visto altro, non hanno termini di paragone, non hanno quindi motivo di dubitare. Tutto ciò che conoscono coincide perfettamente con ciò che vedono. A un certo punto cosa succede però? Uno di loro viene liberato. All'inizio non capisce cosa sta succedendo, è confuso, la luce lo acceca, il mondo fuori dalla caverna gli sembra irreale proprio perché è troppo diverso da quello a cui era abituato. Solo dopo un processo lento e doloroso inizia a capire che ciò che vedeva prima erano solo ombre, una rappresentazione incompleta della realtà. Se torna indietro a raccontarlo agli altri però non viene creduto. Per chi è rimasto nella caverna quelle ombre continuano a essere l'unica realtà possibile. Matrix costruisce lo stesso meccanismo. Le persone che vivono dentro la simulazione sono esattamente come gli individui nella caverna, vedono un mondo credibile e non hanno ovviamente alcun motivo per metterlo in discussione. Il percorso di Neo è identico a quello del prigioniero che viene liberato. Quando esce dalla Matrix non è un momento di liberazione immediata, ma è piuttosto un momento di shock. Il suo corpo non è abituato, la sua mente fatica ad accettare ciò che vede, il mondo reale gli appare addirittura quasi meno credibile della simulazione. Non basta uscire da un'illusione per comprenderla davvero, serve tempo, serve adattamento e soprattutto serve accettare che tutto ciò che si considerava reale fino a quel momento era soltanto una versione limitata o costruita. Un'altra chiave fondamentale per capire Matrix riguarda l'idea di simulacri e simulazione sviluppata dal filosofo Jean Baudrillard. Baudrillard dice: nella società contemporanea siamo circondati da immagini, rappresentazioni, copie insomma della realtà, pubblicità, media, televisione, schermi. A un certo punto queste rappresentazioni smettono di limitarsi a imitare il reale e iniziano a sostituirlo. Non rimandano più a qualcosa di autentico, ma diventano esse stesse la realtà che viviamo. È quello che Baudrillard chiama simulacro, non una copia di qualcosa di reale, ma qualcosa che esiste senza avere un originale, una rappresentazione che non ha più un punto di riferimento esterno. La simulazione in cui vive Neo non è quindi una semplice imitazione della realtà, è una realtà completa che funziona da sola. Non c'è per chi vive dentro un mondo vero con cui confrontarla. Tutto ciò che esiste passa attraverso quella rappresentazione. La Matrix elimina proprio la distinzione tra vero e falso. Costruisce un sistema in cui ciò che viene vissuto è l'unica realtà disponibile e quindi l'unica possibile. Capitolo 3. Chi crede, chi vede e chi torna indietro. Morpheus è il primo personaggio che all'interno del film sembra avere una certezza assoluta. Non dubita mai. È convinto che Neo sia il prescelto ancor prima che Neo abbia qualsiasi prova, ancor prima che Neo stesso inizi soltanto a crederci. Questa sicurezza è ciò che lo definisce, ma è anche ciò che lo rende un personaggio un po' ambiguo. Morpheus non si limita solo a guidare Neo, ma costruisce intorno a lui una narrativa precisa. Possiamo chiamarlo anche destino. Tu credi nel destino, Neo? No, Perché no? perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita.
Non gli offre semplicemente una possibilità, ma gli propone un significato. Il nome Morpheus rimanda al dio dei sogni nella mitologia greca, una figura che plasma ciò che viene visto e percepito, e nel film lui fa esattamente questo. È colui che apre gli occhi di Neo, ma è anche colui che gli insegna come interpretare ciò che vede. Quindi lui non è solo una guida, è qualcuno che crede talmente tanto in una storia da renderla reale anche per gli altri. Lui crede nel prescelto come si crede a una profezia e costruisce tutta la sua esistenza attorno a questa convinzione. È persino disposto a rischiare la vita e a mettere anche in pericolo il suo equipaggio pur di portare avanti questa idea. Ma quella stessa fede che permette a Neo di iniziare il suo percorso è anche una forma di pressione. Morpheus non lascia veramente mai spazio al dubbio. Neo viene guidato, sì, ma viene anche spinto lungo una traiettoria che sembra già definita. L'aspetto più interessante del suo personaggio è che non mette più in discussione il sistema, ma lo ha già compreso e ha scelto di interpretarlo attraverso una struttura di significato, e questo apre una prima crepa nel discorso del film, perché se anche la liberazione passa attraverso una narrazione così forte, così totalizzante, allora la domanda è: quanto di quello che Neo sta vivendo è davvero una scoperta e quanto invece è qualcosa in cui è stato guidato a credere? Neo è il personaggio attraverso cui tutto il film prende forma, ma la cosa più interessante è che il suo significato è già scritto nel suo nome. Neo è l'anagramma di One, il prescelto, ma significa anche nuovo quindi rispetto al sistema, rispetto alla realtà che lo circonda, ma soprattutto nuovo nel modo in cui guarda il mondo. All'inizio del film Neo non ha certezze, definito più dal dubbio che dalla convinzione. Non sa chi è, non sa neanche che cosa sta cercando, ma percepisce che qualcosa non torna. Il parallelismo con una figura messianica è evidente, ma il film lo costruisce comunque in modo progressivo. Neo viene cercato, viene individuato, viene accompagnato lungo un percorso che sembra già previsto. Morpheus crede in lui come in una profezia, gli altri iniziano a riconoscerlo come qualcosa di speciale, però lui no. Neo non nasce come il prescelto, ma diventa il prescelto nel momento in cui inizia a credere di esserlo. Il salto centrale del suo personaggio non è realmente tecnico, non è legato alle abilità che acquisisce dentro la Matrix, ma al modo in cui cambia la sua percezione. Quando smette di vedere il mondo come qualcosa di stabile e inizia a riconoscerlo per quello che è, quindi un sistema costruito, allora tutto cambia. Il riferimento a una figura come quella di Gesù emerge soprattutto nella struttura del suo percorso. C'è una fase di dubbio, una fase di scoperta, una di sacrificio e una forma di rinascita. Neo muore e risorge, ma quello che conta non è tanto l'evento in sé, ma il significato. Dopo quel momento lui non è più lo stesso. Allo stesso tempo però io credo che Matrix non costruisca Neo come una figura salvifica nel senso tradizionale. Non è qualcuno che porta una verità dall'esterno, è qualcuno che arriva a comprendere un sistema dall'interno. Passiamo a Trinity, è la prima figura che vediamo muoversi dentro la Matrix con totale sicurezza. Non ha dubbi, conosce le regole del sistema e sa come piegarle. In un certo senso è ciò che Neo diventerà solo alla fine del suo percorso. Il nome Trinity richiama immediatamente l'idea di una triade, di qualcosa che unisce tre elementi in uno solo. All'interno del film è il punto di connessione tra fede, azione e trasformazione. A differenza di Morpheus che crede nel prescelto come appunto in una profezia, Trinity crede in Neo in modo molto più diretto, più concreto. Non parte da un'idea astratta, parte da una relazione. Il suo legame con Neo si costruisce nel tempo attraverso l'esperienza condivisa e diventa sempre più forte man mano che lui cambia. Neo arriva fino a un certo punto del suo percorso, ma è l'intervento di Trinity che permette il passaggio definitivo. Quando gli dice che non può morire perché l'oracolo le ha predetto che si sarebbe innamorata del prescelto, sta dando a Neo qualcosa che fino a quel momento gli mancava, una forma di certezza. È come se in quel momento la fede di Morpheus diventasse reale, ma solo attraverso Trinity. Lei non è lì per essere salvata, è lei che rende possibile la rinascita di Neo. Trinity rappresenta anche un altro modo di reagire alla verità rispetto ai suoi compagni. Non la interpreta come Morpheus, non la rifiuta come Cypher, lei semplicemente la attraversa e così facendo diventa l'elemento che permette al cambiamento di accadere davvero. Parliamo di Cypher, è uno dei personaggi inizialmente più sottovalutati del film, ma in realtà è quello che mette più in crisi tutto il sistema di valori che Matrix costruisce. Il termine Cypher ha un doppio significato. Da un lato indica un codice, un sistema di cifratura, qualcosa di nascosto e decifrabile solo attraverso una chiave. Dall'altro lato però il significato più antico del termine è
zero. All'interno del film Cypher rappresenta il perfetto opposto di Neo. Se Neo è the one, quindi l'uno, colui che incarna la possibilità, l'azione e il cambiamento, Cypher è lo zero, ciò che nega, che annulla, che si sottrae. A prima vista è facile definirlo un semplice traditore, collabora con gli agenti, vende i suoi compagni e cerca di tornare dentro la Matrix dimenticando tutto. Io forse pure avrei fatto come lui. La cosa importante del suo personaggio è che Cypher è l'unico che prende la verità e decide consapevolmente di rifiutarla. Cypher ha visto entrambi i mondi, sa perfettamente come funziona la Matrix, conosce il mondo reale, ha fatto la stessa scelta che ha fatto Neo, eppure a un certo punto decide che quella scelta è stata un errore. Pensiamo alla scena della bistecca. Cypher sa che quel cibo non è reale, sa che è solo un semplice segnale elettrico interpretato dal cervello, eppure lo preferisce. Ormai non solo ha smesso di cercare la verità, ma non gli interessa nemmeno. Lui ci mostra l'altra faccia della medaglia. La consapevolezza non è automaticamente liberatoria, può essere pesante, insopportabile, può rendere insomma la realtà peggiore invece che migliore. Il mondo reale in Matrix non è un luogo desiderabile, è distrutto, privo di ogni comfort. La libertà esiste però a un costo altissimo. Cypher è il personaggio che guarda quel costo e decide di non volerlo pagare. Se la realtà percepita è indistinguibile da quella vera e se quella realtà è anche più piacevole, allora perché scegliere la verità? Cypher ci dimostra che esiste anche la possibilità opposta, cioè quella di scegliere consapevolmente l'illusione. Tocca ora all'agente Smith. Smith, a differenza degli altri agenti, non è solo un programma che esegue ordini. A un certo punto del film, durante l'interrogatorio di Morpheus, smette di comportarsi come una macchina e inizia a parlare in modo strano. Dice che odia questo mondo, che lo disgusta, che non sopporta la puzza degli esseri umani. Odio questo posto, questo zoo, questa prigione, questa realtà, o come diavolo la chiamate voi, la odio, non la sopporto più. Li definisce un virus, una specie che consuma tutto ciò che tocca fino a distruggerlo. Fino a quel momento siamo portati a vedere le macchine come il nemico assoluto, qualcosa di freddo, di distante. Smith invece introduce un'idea diversa. E se il problema non fossero le macchine, ma noi? Secondo Smith gli esseri umani non sono creature in equilibrio con l'ambiente, ma sistemi completamente fuori controllo. Non si adattano, non si stabilizzano, crescono, consumano e poi si spostano altrove. Ma la cosa più interessante è che Smith non è nemmeno libero. Odia la Matrix tanto quanto gli umani, ma a differenza loro non può uscirne. È intrappolato in un ruolo, costretto a esistere dentro un sistema che non ha scelto. Anche qui Smith è lo specchio perfetto di Neo. Neo è un essere umano che cerca di uscire dal sistema. Smith è un programma che vorrebbe fare lo stesso ma non può. E questa simmetria rende il loro conflitto ancora molto più interessante. Non è uno scontro tra bene e male, è uno scontro tra due entità che in modi diversi stanno cercando di liberarsi dalla stessa prigione. Capitolo 4. Il significato della pillola rossa e della pillola blu. Matrix viene spesso ricordato come un film sulla libertà di scegliere e in effetti tutto il racconto è costruito attorno a questa idea. Ogni passaggio fondamentale della storia sembra ruotare attorno a una decisione: seguire il coniglio bianco oppure restare a casa, fidarsi di Morpheus oppure tirarsi indietro, insomma prendere la pillola rossa oppure quella blu. Il film insiste continuamente su questo tema fino a trasformarlo proprio nel suo centro emotivo. Neo viene definito proprio dalla sua capacità di scegliere. È qualcuno che deve decidere e ogni decisione sembra avvicinarlo sempre di più alla verità. Morpheus gli dice che nessuno può dirgli cosa sia Matrix, deve vederlo con i suoi occhi. L'oracolo più avanti gli ripete che non è lì per prendere una decisione, perché in realtà lui l'ha già presa, è lì solo per capire il perché. Il film da una parte costruisce continuamente l'idea che la scelta sia fondamentale, che tutto dipenda dalle decisioni di Neo, dall'altra però inserisce il dubbio che queste decisioni non siano poi tanto libere come sembrano. Stiamo davvero assistendo a una serie di scelte oppure a un percorso che si presenta come una scelta ma che è già stato costruito per portare Neo esattamente dove deve arrivare? La scena della pillola rossa e della pillola blu in Matrix rappresenta, possiamo dirlo senza problemi, uno dei nodi simbolici più complessi e stratificati della nostra cultura contemporanea. Ridurla a una semplice scelta tra verità e illusione significherebbe perderne la profondità.
profondità. Questa scena contiene filosofia, politica, tecnologia, psicologia. È in realtà una riflessione sulla natura stessa della scelta. Ad un primo livello il significato sembra chiaro. La pillola blu permette di continuare a vivere nell'illusione della Matrix, mentre la pillola rossa conduce alla verità per quanto dolorosa essa sia. Questo schema richiama immediatamente il pensiero di Platone, come dicevamo, così come il dubbio radicale di René Descartes, che si chiede se ciò che percepiamo sia reale o un'illusione costruita. La pillola rossa diventa quindi il gesto filosofico per eccellenza, mettere in discussione il mondo. Pensiamo anche al concetto del velo di Maya, secondo cui il mondo percepito è un'illusione che nasconde la realtà autentica. Però già a questo livello emergono dei dubbi. La scelta di Neo non è davvero libera, non è che nasce lì in quel momento, ma è il risultato di un lungo processo di preparazione. Neo è stato osservato, selezionato e psicologicamente predisposto a rifiutare la realtà che lo circonda. Tutto il suo percorso precedente lo ha condotto inevitabilmente davanti a Morpheus. La scena dunque non è il punto di partenza della scelta, ma il suo compimento, e questo introduce un paradosso. Può esistere una vera scelta quando una delle due opzioni è stata già interiormente esclusa? Il film stesso suggerisce questa ambiguità. Le pillole si riflettono negli occhiali di Morpheus, creando due immagini parallele. In una Neo si muove, nell'altra resta immobile. È un indizio sottile, però ci dice che la pillola rossa è associata al cambiamento, al movimento, alla trasformazione. La blu invece è associata alla stasi, alla passività. Non sono due possibilità equivalenti, ma già due direzioni orientate. La pillola rossa poi è un dispositivo concreto, un tracciante che permette di localizzare il corpo reale di Neo e liberarlo. Come sappiamo, poi Matrix è costruita sul codice binario, fatto di 1 e 0. In questa prospettiva la pillola rossa rappresenta l'attivazione, quindi l'1, mentre quella blu la passività, e quindi lo 0. Neo stesso è l'1, mentre Cypher, il traditore, richiama lo 0, come dicevamo poco fa. Esiste poi anche un'interpretazione farmacologica. Nella realtà le pillole blu sono spesso associate a sedativi o stabilizzanti, mentre quelle rosse a sostanze attive o stimolanti. Il simbolismo si rafforza perché la blu anestetizza, la rossa risveglia. Ma questo poi ci porta anche una delle interpretazioni più forse nascoste che sono emerse soltanto negli ultimi anni, quella legata all'identità di genere. Le sorelle Wachowski, autrici e registe del film, sono donne trans e negli anni 90 le pillole blu erano associate agli antidepressivi, mentre quelle rosse agli estrogeni utilizzati nella transizione. Se pensiamo a questa chiave di lettura, la scelta diventa ancora più assurda: restare nel ruolo imposto o diventare ciò che si è realmente. Il film rafforza questa dimensione simbolica attraverso poi anche il riferimento ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Seguire il bianconiglio significa entrare in un mondo che destabilizza ogni certezza. La pillola rossa è letteralmente l'ingresso nella tana, nel luogo in cui le regole cambiano e la realtà si dissolve. Ma se la scena stessa fosse una simulazione della scelta? Il film parla continuamente di libertà, ma costruisce una situazione in cui una sola opzione appare davvero percorribile. Lo spettatore, identificandosi poi con Neo, desidera anche lui la pillola rossa. Non la sceglierebbe, diciamo, liberamente, ma sarebbe portato a desiderarla. In questo senso il film replica il funzionamento della Matrix, offre l'illusione della scelta mentre sta già orientando la decisione. Questo diventa ancora più evidente se si considera che all'interno della saga la ribellione stessa è proprio prevista dal sistema. La figura dell'eletto, la ricerca della verità, persino la scelta della pillola rossa fanno parte di un ciclo. La libertà dunque potrebbe essere soltanto un'altra forma di controllo. Anche scegliere la verità può essere previsto, calcolato, integrato. In definitiva, la pillola rossa e quella blu non rappresentano semplicemente una tra due opzioni, rappresentano il problema stesso della scelta. Quanto siamo davvero liberi quando scegliamo? Quanto delle nostre decisioni è già stato costruito, orientato e previsto? La scena ci illude di trovarci davanti a un bivio, ma la verità è che quando Neo arriva davanti a Morpheus la scelta è già avvenuta. Capitolo 5. L'oracolo: dirti la verità o spingerti a diventarla. Dopo inseguimenti, tensioni e rivelazioni ci troviamo in uno spazio domestico molto più banale di quello che ci si aspetterebbe. Una cucina, dei bambini, dei biscotti, tutto sembra normale ed è proprio questa normalità che ci lascia spiazzati. L'oracolo è una donna e dice a Neo di non preoccuparsi del vaso e pochi istanti dopo lui urta un vaso e lo rompe. E non preoccuparti del vaso. Quale vaso? Lo avrei rotto lo stesso se lei non avesse detto niente. Diventa chiaro così che conoscere qualcosa in anticipo
cambia il modo in cui si agisce. Questo perché la previsione entra nel presente e lo altera. L'oracolo rivela poi a Neo che lui non è il prescelto e uno dice: ma come? Neo è stato cercato, osservato, scelto da Morpheus, eppure come fa a non essere lui? Neo non riceve una risposta definitiva su chi è, ma viene messo davanti a se stesso. A questo punto non ha più una profezia su cui aggrapparsi, non ha più una direzione già tracciata, resta solo la possibilità di agire senza garanzie. Questa condizione cambia completamente il suo percorso. Pensiamo alla scritta sopra la porta: conosci te stesso. È l'intera chiave della scena. L'oracolo non offre una verità pronta, perché una verità del genere non può funzionare, può solo creare le condizioni in cui quella verità diventa possibile. Neo dopo quell'incontro continua a dubitare, non si sente speciale, non si sente destinato a niente, e proprio questo lo porta più avanti a prendere una decisione che nessuno gli impone: tornare indietro per salvare Morpheus pur sapendo di poter morire. In quel momento non è che agisce perché è l'eletto, ma perché lui sceglie di farlo. Quindi l'oracolo non è che gli dice che lui non è il prescelto a caso, l'oracolo lo fa perché ha visto questo schema ripetersi, conosce le reazioni e sa quali sono le parole che possono spingere qualcuno in una direzione piuttosto che in un'altra. Il suo intervento serve a orientare. C'è da dire che poi il film in realtà non scioglie mai completamente questo dubbio, mantiene una tensione costante tra due possibilità: da una parte l'idea che esista un destino, dall'altra quello che invece tutto dipenda dalle scelte individuali. L'oracolo si muove esattamente in questo spazio ambiguo. Alla fine Neo diventa davvero il prescelto, però questa trasformazione non avviene nel momento in cui qualcuno glielo dice, ma nel momento in cui attraversa l'esperienza, quando accetta il rischio, quando si espone alla possibilità di fallire. La profezia prende forma solo attraverso le sue azioni, non prima. Il significato dell'oracolo è che introduce le domande giuste nel momento giusto e lascia che siano le scelte a completarle. Capitolo 6: i dettagli e gli indizi nascosti. Come possiamo parlare di Matrix senza parlare della palette di colori che il film utilizza? Dentro la Matrix tutto è attraversato da una dominante verde, è un verde freddo, sporco, desaturato, con una componente gialla che lo rende anche un po' sabbioso. Ricorda i vecchi schermi del computer, quelli a fosfori verdi in cui l'immagine non era mai davvero viva. Rappresenta perfettamente l'idea di realtà triste, quella in cui non fai altro che fare un lavoro di dal computer per tutto il giorno, per tutta la vita. Quando il film si sposta nel mondo reale, cioè nel XXII secolo, il verde scompare e lascia spazio al blu. Anche qui è un blu freddo, metallico, privo di vita. Esiste poi anche una terza dimensione, quella degli spazi intermedi come il dojo o la construct. Qui i colori tendono al giallo, a tonalità neutre, più luminose e anche sospese. Non appartengono né alla Matrix né al mondo reale, sono infatti luoghi di passaggio, spazi mentali in cui le regole possono essere comprese e messe in discussione. È una dimensione di apprendimento in cui Neo inizia a vedere oltre le apparenze. Questa triade cromatica, quindi verde sporco della simulazione, blu freddo della realtà e giallo sospeso degli spazi intermedi, accompagna tutto il film per permettere allo spettatore di imparare a orientarsi senza rendersene conto. Questo è uno dei miei indizi preferiti in assoluto. L'immagine che apre Matrix è il codice che scorre verso il basso come una pioggia digitale. Fin dall'inizio il mondo viene presentato come qualcosa che cade, che scorre, che si scrive continuamente davanti ai nostri occhi. Quella pioggia di numeri e simboli non resta confinata alla schermata dei computer, ma la genialata del film è che la traduce nel mondo fisico, la fa filtrare nelle immagini reali. La ritroviamo nell'acqua che scivola sui vetri, nelle finestre bagnate, nelle superfici degli edifici, nei riflessi tremolanti della città. Ogni volta che qualcosa cola verso il basso, ogni volta che una superficie viene attraversata da linee liquide, si crea un'eco visiva del codice. L'acqua e il codice iniziano così a confondersi, a somigliarsi, fino a suggerire che non esiste una vera separazione tra ciò che è fisico e ciò che è digitale. Come sempre poi io appena vedo dei numeri nei film me li segno e poi cerco di capire che cosa significhino, e qui in Matrix ce ne sono un paio interessanti. Neo vive nella stanza 101. Questo dettaglio non possiamo non collegarlo alla stanza 101 del romanzo 1984 di George Orwell. Nel romanzo la stanza 101 è il luogo in cui il sistema distrugge l'individuo costringendolo a sottomettersi completamente. La tortura effettuata nella stanza 101 rientra nell'ultima fase, cioè l'accettazione del sistema di lavaggio del cervello perpetrato dal Ministero dell'Amore. Lo scopo della stanza 101 è quello di eliminare ogni forma di sentimento umano del prigioniero in modo tale da distruggerlo completamente. Il collegamento funziona bene perché Thomas Anderson all'inizio del film vive esattamente dentro una realtà controllata, sorvegliata
e imposta. Poi c'è la stanza 303 che compare all'inizio con Trinity e ritorna alla fine con Neo. È uno dei pochi elementi che il film riprende in modo circolare, creando una connessione diretta tra apertura e chiusura della storia. È facile pensare al legame con il numero 3 che richiama Trinity e più in generale l'idea di struttura triadica. Vi ricordate l'inizio del video quando vi parlavo dei simulacri di Baudrillard? Se ci fate caso, all'inizio del film Neo nasconde dei dischetti dentro un libro, il titolo è Simulacra and Simulation ed è proprio il libro del filosofo. Avete mai fatto caso poi ai costumi di Neo? All'inizio di Matrix i suoi abiti non sembrano manco i suoi, perché la camicia è sempre leggermente più larga, la giacca non gli cade bene, tutto dà l'impressione di essere indossato più per adattarsi a un ruolo che per esprimere un'identità o anche solo personalità. Come dicevamo all'inizio, Neo è Thomas Anderson, un individuo inserito in un sistema che lo definisce dall'esterno. Il suo abbigliamento riflette proprio questo, è corretto, funzionale, ma non coincide con ciò che è davvero. È un'immagine imposta, non scelta. Man mano che il percorso avanza qualcosa cambia. Dopo il risveglio, dopo l'ingresso nel mondo reale e poi nei programmi di addestramento, l'aspetto di Neo inizia a trasformarsi. I vestiti diventano sempre più aderenti, più precisi, più anche coerenti con la sua figura. Non c'è più quella sensazione di disallineamento. L'immagine esterna inizia a corrispondere a una nuova consapevolezza interna. Solo quando inizia ad agire, quando mette in discussione i limiti imposti dalla Matrix, anche il suo aspetto si allinea a questa nuova fase. Il lungo cappotto nero, gli occhiali scuri, la postura più sicura sono il segno visibile di un cambiamento interno. Un altro dettaglio importantissimo è il nome della nave di Morpheus, la Nabucodonosor, che prende il nome da Nabucodonosor II, una figura storica citata anche nella Bibbia, in particolare nel libro di Daniele. È un re associato ai sogni. Secondo il racconto, Nabucodonosor ha un sogno che lo tormenta, ma non riesce a ricordarlo né a interpretarlo. Sa che quel sogno è importante, che contiene una verità, ma non riesce ad accedervi. È così costretto a cercare qualcuno che possa rivelargli sia il contenuto che il significato. Neo vive in una situazione molto simile. La nave quindi porta il nome di qualcuno che percepisce che c'è una verità nascosta, non riesce a vederla chiaramente e ha bisogno di qualcuno che lo guidi verso la comprensione. E questo si collega direttamente al ruolo di Morpheus, che infatti è la figura che, diciamo, interpreta la realtà per Neo e lo aiuta a vedere oltre l'illusione. Nabucodonosor poi è il re che conquista Gerusalemme e porta il suo popolo in esilio a Babilonia. Nel film gli esseri umani sono in una condizione simile, separati dalla loro realtà e intrappolati in un sistema che li controlla. La nave diventa quindi un simbolo di passaggio, di attraversamento tra due mondi. Questo dobbiamo assolutamente dirlo, perché quando Matrix uscì nel 1999 fece enorme scalpore per l'uso del rallenti e degli effetti speciali, ma il punto non era semplicemente la tecnica, era il modo in cui venivano utilizzati. Per la prima volta il pubblico vedeva il tempo e lo spazio manipolati in maniera così chiara, coerente e soprattutto integrata nella narrazione, non come semplice spettacolo visivo, ma come parte stessa delle regole del mondo. Il bullet time, ad esempio, deriva da tecniche già esistenti come la fotografia a sequenza e i sistemi di camere multiple che erano usati tra l'altro già a fine 800. Anche negli anni 90 c'erano stati esperimenti simili, come nel famoso spot Smirnoff del 1996. Quando vediamo Neo schivare i proiettili è la rappresentazione visiva di qualcosa che sta accadendo nella storia. Neo inizia a percepire il mondo in modo diverso, quindi anche il tempo e lo spazio si comportano diversamente. L'action non è più solo un movimento veloce o un combattimento realistico, diventa una conseguenza delle regole di quel mondo. Se la realtà è una simulazione, allora può essere piegata, rallentata, distorta e il film lo mostra visivamente. Lo stesso vale per i combattimenti. Matrix introduce nel cinema occidentale un tipo di coreografia che deriva direttamente dal cinema di Hong Kong e dagli anime, e questo grazie al lavoro di Yuen Woo-ping. I combattimenti sono costruiti come sequenze precise, leggibili, molto coreografate. Dopo Matrix questo cambiò tutto. Nei 10 anni successivi i film action iniziarono a usare sempre di più il rallenti in modo stilizzato, i combattimenti diventarono più coreografati, il rapporto tra corpo e spazio diventò più elastico. Dopo Matrix si vedrà in tantissimi film, videogiochi, dove quel tipo di estetica diventa lo standard. Matrix riesce a fare una cosa che pochissimi film action avevano fatto prima in modo così chiaro: usare lo spettacolo per portare dentro delle idee ma senza rallentare il ritmo. Le domande filosofiche non vengono spiegate
spiegate a parte, sono dentro le scene, sono proprio l'azione stessa. Quando Neo piega le regole della fisica, il film ci sta mostrando una teoria sicuramente, però non si ferma a spiegarcela. È diventato un film importante perché ha dimostrato che un film può essere allo stesso tempo visivamente rivoluzionario, narrativamente coinvolgente e pieno di idee, ma soprattutto perché è arrivato nel momento giusto. Alla fine degli anni 90, con internet che iniziava a diffondersi e la tecnologia sempre più presente nella vita quotidiana, Matrix intercettò una paura molto concreta, cioè che la realtà che viviamo possa non essere così solida come pensiamo. È un film che prende tecniche esistenti, le porta al limite e le usa per raccontare qualcosa che le persone in quel momento erano già pronte a sentire. Tra l'altro fu nominato a 4 Oscar e li vinse tutti e 4 per miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Capitolo 7. Il finale di Matrix e il vero significato della libertà. Quando Neo muore tutto sembra bello che è finito. Il percorso si interrompe nel punto in cui avrebbe dovuto compiersi. Ha fatto tutto ciò che gli era stato chiesto, ha seguito ogni passo, ogni indizio, ogni previsione, eppure non basta. Questo è il primo momento in cui il film rompe davvero le regole che lui stesso aveva costruito. Se la profezia fosse stata lineare, se il destino fosse stato già scritto, Neo non avrebbe dovuto fermarsi lì. Entra in gioco però Trinity, che bacia Neo, che improvvisamente si risveglia. Trinity, al contrario di quanto ci si possa aspettare, non riporta in vita Neo perché l'amore salva tutto, ma perché trasforma qualcosa che fino a quel momento era rimasto incompleto. L'oracolo le aveva detto che si sarebbe innamorata del prescelto e in quel momento quella frase diventa reale perché lei sceglie di crederci. Fino a quel punto Neo è sempre stato dentro un sistema di interpretazioni costruite da altri. Morpheus crede in lui, l'oracolo lo orienta, la profezia lo definisce, ma Neo no. Lui continua a dubitare, continua a muoversi dentro una traiettoria che sembra sua ma che in realtà è sempre stata preparata. Neo torna in vita, sì, però cambia modo di vedere. Per la prima volta non reagisce al sistema, ma lo comprende. Sei vissuto in un mondo fittizio, Neo. Questo è il mondo che esiste oggi. Non schiva più i proiettili, li ferma, non combatte più le regole della Matrix, le attraversa, vede il codice e vedere il codice significa smettere di prendere il mondo per quello che appare. Torniamo quindi alla domanda iniziale. Neo è davvero libero? La risposta più onesta è che la libertà in Matrix non esiste come punto di partenza, è qualcosa che bisogna costruire e bisogna farlo contro tutto ciò che ci circonda, contro il sistema, contro le aspettative degli altri, contro persino le narrazioni che dovrebbero liberare i personaggi. Cypher davanti a questa complessità sceglie di tornare indietro, sceglie il sonno perché è più semplice, più confortevole, più sostenibile. Morpheus sceglie la fede, non ha bisogno di prove, gli basta credere in una struttura di significato che dà ordine a tutto quel caos. Neo invece arriva a una scelta diversa, sceglie di vedere. È per questo che Matrix continua a funzionare anche oggi, perché non parla soltanto di macchine, di simulazioni o di un futuro semplicemente distopico, parla di noi, parla del fatto che viviamo dentro sistemi che influenzano ciò che vediamo, ciò che desideriamo, ciò che riteniamo vero. Quindi se tutto ciò che percepiamo può essere costruito, se le nostre scelte avvengono sempre dentro un contesto che le orienta, quanto siamo davvero liberi? Matrix non ci dà una risposta, ma ci mette nella condizione di non poterci più fidare completamente di quello che vediamo. La scelta è se continuare a guardare il mondo per come ci viene mostrato oppure iniziare davvero a metterlo in discussione. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Naturalmente io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video e vi invito a farmelo sapere scrivendomi nei commenti l'emoticon del computer. Fatemi sapere anche se vi piacerebbe vedere la mia analisi degli altri film della saga e vi invito ancora una volta a iscrivervi al mio canale per non perdervi i miei video spiegazione settimanali. Grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo, noi ci vediamo sempre qui su Cinecinzia la prossima settimana con un nuovo video spiegazione.